Con l'e-bike sembra tutto più facile, e già, c'è il motore. Ma saper gestire in salita i giusti rapporti delle marce con la giusta assistenza del motore ci permette di ottimizzare lo sforzo delle nostre gambe, quello del motore e gestire al meglio la durata della batteria. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi vediamo di capire meglio il funzionamento del rapporto del cambio meccanico sulla nostra e-bike, così da poter sfruttare al meglio e gestire tutta la potenza del nostro motore. Facciamo un esempio e andiamo ad esaminare una salita come questa. Terreno sterrato, abbastanza ripida, sconnessa, oggi molto fangosa. Non è particolarmente lunga. Con un po' di esperienza posso già decidere prima che assistenza del motore usare e rapporto del cambio. Bisogna tener conto che poi, arrivato qui in sommità, dopo questi canaloni, la salita continua con un fondo molto più duro di scaglia. Ed è sempre meglio non trovarsi in piena salita a dover agire sul cambio rischiando di perdere l'equilibrio. La salita, anche se è impegnativa, è però breve. Se fosse una salita continua di una decina di chilometri o più, certamente sceglierei un'assistenza 2 per risparmiare la batteria. Quindi assistenza 3, cambio posteriore ho messo sul quarto pignone. Andiamo ad affrontare questa salita. Canalone con tanto fango. Ecco qui la scaglia. Qui ancora fango. E l'ultimo pezzo è proprio scaglia più dura. Vediamo di capire meglio. Diamo un'occhiata innanzitutto al sistema meccanico di trasmissione, che è composto dalla corona anteriore, la catena e il pacco pignoni. Qui occorre capire bene come funziona per non andare a tentativi quando si è per strada o su una salita in fuoristrada. Come funziona? Nel mio caso la corona anteriore ha 44 denti e infatti è una 44T. E il pacco pignoni Shimano 9 velocità 1136, ossia il più piccolo ha 11 denti e il più grande 36. Altro dato importante è la grandezza della ruota. La mia è da 26 pollici. Come funziona il tutto? Se prendo un cordino e sviluppo il diametro della mia corona anteriore, misura 57 cm. Il calcolo matematico: basta prendere il diametro che è di 18 cm e calcoliamo la circonferenza moltiplicando per il pi greco che è 3,14, quindi 18 per 3,14 uguale 56,52 cm. Per facilitare il nostro esempio diciamo 60 cm. Stessa cosa per il pignone più piccolo da 11 denti. La sua circonferenza sviluppa 14,13 cm, facciamo 15 cm. Quindi quando noi facciamo una pedalata con la corona da 44 denti, mentre sviluppiamo i 60 cm, il pignone ci sta esattamente, vediamo, 15, 30, 45, 60, ci sta esattamente 4 volte. Significa che ha fatto 4 giri completi. Ma essendo il pignone ovviamente attaccato alla mia ruota da 26 pollici, vediamo quanta strada percorro con ogni singola pedalata. Il diametro della ruota abbiamo detto che è espressa in pollici ed è da 26. Un pollice è equivalente a 2,54 cm, quindi 26 per 2,54 mi dà 66 cm. Ma in realtà questa è la misura del cerchio. Se io invece misuro il diametro, compreso ovviamente il copertone, sono 72 cm. Questo è il diametro.
moltiplichiamo sempre per 3,14 il pi greco e otteniamo la circonferenza 226 cm, arrotondiamo diciamo 2,30 metri. Quindi ricapitolando, facendo un giro di pedale con la corona da 44T, da 44 quindi denti, il pignone più piccolo fa fare 4 giri alla ruota, quindi 2,30 metri per 4, ben 9,2 metri. Questo è lo sviluppo metrico. Facendo lo stesso ragionamento matematico con il pignone posteriore, più grande, quello da 36 denti, basterà fare 44 i denti della corona anteriore diviso 36 i denti del pignone posteriore, c'è un rapporto di 1,2. La circonferenza della ruota abbiamo detto che è sempre 2,30 metri, quindi 2,30 metri per 1,2 abbiamo 2,76 metri. Quindi con questo tipo di scelta di pignone faremo con ogni pedalata 2,76 metri. Quindi con il mio pacco pignone a 9 velocità avrò tutte le misure intermedie per ogni pedalata dai 2,76 metri ai 9 metri. Quando dobbiamo affrontare delle salite capiamo bene che dovremo scegliere un pignone posteriore più grande. Faremo sì girare meno la ruota posteriore e percorreremo meno strada, a favore però di una maggiore facilità di pedalata. Al contrario invece in piano, per avere maggiore velocità, bisogna scegliere il pignone posteriore più piccolo che, facendo fare più giri alla ruota, ci farà andare più veloci. Bene, se avete trovato interessante questo video mettete un bel mi piace, continuate a scrivere, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.